Oggi parliamo della differenza che fa la differenza e soprattutto della tua differenza. Seguimi fino in fondo perché questo tema è molto importante per la vita di ciascuno di noi. Ciao, sono Caruso. Allora, oggi ti voglio parlare di omologazione e di come tu puoi fare la differenza. Saprai benissimo, perché ormai se ne parla da secoli, che chiamali poteri forti, chiamala massoneria, chiamala chi sta al governo, vuole omologare la società. E perché vuole omologare la società? Perché una società omologata, una società fatta di persone che sono simili fra loro, che sono tutte uguali, si gestisce molto meglio. Però in realtà, profondamente all'interno del singolo individuo, se vai a chiedere, le persone stanno male. Perché? Perché non hanno una loro unicità. E quindi questo enorme paradosso delle nostre società che ci vogliono da una parte tutti uguali e dall'altra parte ci chiedono di essere speciali, di essere i vincitori, crea un grosso disagio all'interno dell'individuo. E quando parlo dell'individuo, chiaramente parlo di me, parlo di te, parlo delle persone singole che si vanno a relazionare con la propria vita e con gli altri in modo unico e irripetibile. Ora devi sapere che c'è da prendere in considerazione i pro e i contro di quello che ho appena detto, perché dai, pensaci bene, ognuno di noi vuole sentirsi accolto da un gruppo e per essere accolto da un gruppo devi un po' assomigliare a quel gruppo, se non fosse altro che ti vesti in quel modo là, oppure che ascolti la musica che ascoltano loro, oppure che sei del partito che votano anche loro e via discorrendo, insomma, la squadra calcistica, il ristorante, il pub che frequentano tutti e quant'altro. Ecco, lì c'è un grosso vantaggio ad assomigliare alle altre persone perché si crea un gruppo, siamo riconosciuti, siamo protetti ed è un po' quello che da animali facciamo per stare all'interno del gregge ed essere protetti. Però questo, se non lo si lavora un po' nello specifico, può portare anche dei contro, cioè che tu non tiri fuori mai ciò chi sei tu veramente e potresti sentirti annientato come individuo. Molte persone che si relazionano frequentemente con me, che mi dicono quanto si sentono inutili, oppure quanto sentono che le persone non li conoscono veramente, oppure quanto non si sentono liberi di poter manifestare se stessi perché proprio quel gruppo che li sostiene, che li abbraccia e che li protegge, in realtà non accetta delle differenze. Quando sei in un gruppo che ha delle convinzioni forti e determina quel tipo di chiusura mentale, quella gabbia che benché dorata è sempre una gabbia, beh, poi dopo tu non sei libero, non sei libero di esprimerti. Guarda per esempio quello che succede con le religioni, guarda quello che succede con la fede calcistica, ok? Ora ho avvicinato la religione e la fede calcistica. Spero che nessuno mi scriva commenti brutti sotto, ma insomma, continuiamo ad andare avanti con questo tema. Prendere in considerazione questa enorme capacità dell'essere umano di sì, un po' adattarsi al gruppo, un po' adattarsi alla società, che in qualche modo inevitabilmente che ci siano dei poteri forti o meno, deve essere un po' standardizzata perché altrimenti sarebbe un completo caos. Le leggi servono proprio per la regolamentazione dei singoli individui, ma dall'altra parte, come ormai se mi conosci da un po' lo dovresti sapere, ognuno di noi deve fare un percorso specifico per conoscere se stesso. Socrate ha stressato tutti i suoi studenti e tutte le persone che si relazionavano con lui. Conosci te stesso. La prima cosa che dovremmo fare è proprio questo. E certe volte anche confrontarsi con gli altri non dovrebbe significare semplicemente sentirsi in difetto perché non siamo uguali al gruppo, ma cercare di portare le nostre unicità per sostenere il gruppo, farlo elevare. Se non ci fossero delle persone speciali, non ci sarebbero nemmeno i campioni sportivi, non ci sarebbero le eccellenze nella scienza, non ci sarebbero delle persone che riescono a fare delle cose così belle, così enormemente immersive da un punto di vista emotivo come gli artisti e che comunque sono molto diversi rispetto alla la standardizzazione sociale. Quindi attenzione, certo che ci sono dei pro e certo che ci sono dei contro nella massificazione, nella omologazione.
Ma è molto importante ricordarsi che in quella omologazione, in quella standardizzazione, comunque noi dobbiamo portare noi come individui. E adesso voglio parlarti del tema centrale di questo video, cioè la vera differenza che fa la differenza. Perché quello che devi capire è che la differenza fra te e tutti gli altri è proprio quella cosa che rende te unico. Quindi non buttare via quella differenza che differenzia te da tutti gli altri. Cerca di sostenere chi sei, senza essere violento, senza essere stupido, perché ci sono delle persone che, siccome loro sono come sono, allora devono portare a spada tratta se stessi, ma certe volte c'è bisogno di cambiamento. E questo nell'essere umano è già presente perché l'adattamento fa già parte di noi stessi. Ci sono degli strumenti e delle strategie che vanno conosciute per integrarsi totalmente con se stessi e nella società. Se vuoi sapere qualcosa di più riguardo questi temi, perché magari ti senti isolato, perché magari non ti senti compreso, perché magari non ti senti libero di esprimere te stesso, anche se vuoi bene alle persone che frequenti, ecco, se vuoi conoscere tutti questi temi ed avere dei punti saldi su cui cominciare il tuo lavoro, ti consiglio di leggere il mio libro che si intitola, appunto scherzando, Tu non sei normale. E ti parlo di tutti i temi della normalità, dei pro e dei contro in maniera dettagliata, in modo che tu possa comprendere che cosa davvero significa essere stati un po' truffati dal concetto di normalità. E parleremo di tantissimi temi. È un ebook semplice, lo possono leggere tutti, non c'è bisogno di essere degli scienziati quantistici, l'ho scritto in modo chiaro, per capitoli, in modo che tu possa approfondire soprattutto le parti che interessano a te, ok? Perché è quella la tua crescita, è importante che tu sottolinei le cose che interessano a te. Dove trovi questo libro? Lo trovi nel mio sito www.carusocolzi.com. Sappi che costa pochissimo. Questo video non è per venderti il mio ebook, anche sarò contentissimo se tu lo vorrai acquistare, ma l'idea non è venderti questo ebook, l'idea è cominciare a sottolineare il fatto che sentirsi normali, sentirsi adeguati ad una società che è così dicotomica, che è così schizofrenica, comincia a diventare un enorme problema per l'individuo. E ognuno di noi è un individuo e contemporaneamente parte di una società, parte di un gruppo, anche se fosse semplicemente la famiglia. È importante che ognuno di noi scopra chi è, possa liberarsi di queste catene delle standardizzazioni e che riesca a interagire bene nelle relazioni che andrà a scegliere puntualmente, quotidianamente, di vivere, di godersi e soprattutto che le persone possano farci da specchio per continuare questo percorso interno del conosci te stesso e esprimilo al mondo. Ricordati, è la differenza fra te e tutti gli altri che ti rende unico. Non la annientare, non cercare di fargli la guerra. Sostienila perché quello è il segnale unico che tu stai portando al mondo. Solo così realmente puoi contribuire a tutto quanto il disegno che stai vivendo. Ancora una volta, da Caruso Colzi è tutto. Se hai delle domande, scrivimele qui sotto. Se vuoi sapere di più del mio ebook Tu non sei normale, ti lascio qui sotto i link in descrizione. Grazie mille per aver ascoltato fino a qui, spero di averti incuriosito un po' perché questi temi sono per tutti e noi ci vediamo al prossimo video. A presto!